Oggi vi faccio vedere come preparare Mabo Tofu, un piatto molto gustoso utilizzando il tofu. Ho già pubblicato questo piatto nella versione originale, quella cinese del Sichuan, con il titolo Mapo Tofu. Invece in questo video vi farò vedere la ricetta stile giapponese, molto meno piccante dell'altra. Noi lo chiamiamo Mabo Tofu. Gli ingredienti sono tofu cottonato morbido, macinato di coppa di suino, aglio, zenzero, miso, cipollotti, sake, salsa di soia, olio di sesamo, olio piccante. Doubanjiang sarebbe una salsa a base di peperoncini salati e soia e fave fermentate, brodo granulare di pollo, fecola di patate. Qua non si vede ma anche lo zucchero di canna. Questa è la ricetta di 2 o 3 porzioni. Abbiamo totale circa 470 g di tofu cottonato morbido. Lo tagliamo in modo da farli diventare a dadi di circa 2 o 3 cm. Nella ciotola mettiamo un cucchiaio di zucchero di canna, va bene anche zucchero bianco, 2 cucchiai di salsa di soia, 30 g di miso. Mescoliamo bene e mettiamo da parte. Abbiamo una padella wok capiente, accendiamo il fuoco medio, mettiamo un cucchiaio e mezzo di olio di sesamo, muoviamo la padella. Prima di scaldare troppo la padella mettiamo 200 g di macinato di coppa di suino, lo disfiamo. Continuiamo a disfarlo mescolando. Andiamo avanti finché non sentirete questo suono che adesso potete sentire. Abbassiamo il fuoco al minimo e insistiamo per farlo uscire il suo grasso che deve essere trasparente. Il macinato lo facciamo diventare un po' crosticino, che si vede anche dal colore leggermente bruciacchiato, ma non lo facciamo diventare troppo duro. Separiamo il grasso dalla carne e nel grasso mettiamo 2 cucchiaini di tritato di aglio, 2 cucchiaini di tritato di zenzero, li soffriggiamo con il fuoco minimo, facciamo uscire al massimo loro profumo. Una volta soffritti bene, senza bruciarli, li mescoliamo bene con la carne macinata. Mettiamo 2 cucchiaini di doubanjiang. Chi non può mangiare piccante non aggiungete. Cuciniamo doubanjiang mescolando con il sempre fuoco basso. Aggiungiamo 4 cucchiai di sake. Mescoliamo e facciamo evaporare l'alcol. Aggiungiamo la salsa che abbiamo preparato all'inizio. Se devo essere sincera, questa salsa dovevo mettere prima del sake e cucinare insieme alla carne. Invece ho sbagliato, ma voi mettete prima questa salsa. Cucinate sempre con il fuoco basso, così il condimento entra bene nella carne. Dopodiché metterete il sake. Aggiungiamo 2 cucchiaini di brodo granulare di pollo e 450 ml d'acqua. Mescoliamo. Spegniamo intanto. Nel frattempo abbiamo preparato un'altra pentola con acqua calda. Mettiamo una quantità di sale da fare diventare l'acqua di sapidità giusta. Mettiamo il tofu che abbiamo tagliato all'inizio per lessarlo. Quando comincia a salire il tofu, accendiamo il fuoco medio di padella wok. Potete vedere sono saliti tutti i tofu e stanno ballando nell'acqua, possiamo scolarli. Lessandoli nell'acqua salata entra il sale nei tofu e buttano fuori loro acqua e diventano elastici ma morbidi, come potete vedere. Aggiungiamo il tofu nella padella wok che abbiamo già scaldata. Adesso devono unirsi come il sapore, quindi mescoliamo spingendoli con la spatola molto dolcemente, così non si rompono. Cuciniamo 3 o 4 minuti con il fuoco medio. Spegniamo il fuoco.
Prepariamo una ciotolina dentro un cucchiaio e mezzo di fecola di patate sciolta benissimo con stessa quantità di acqua. Mettiamo questo liquido un po' alla volta, mescolando continuamente mapo tofu con la spatola, senza rompere il tofu. Una volta stato messo tutto e mescolato bene, riaccendiamo il fuoco al medio. Andiamo a cuocere bene la fecola di patate e facciamo addensare mapo tofu. Mescoliamo di nuovo continuamente, stando attenti di non rompere il tofu. Dopo circa 3 minuti spegniamo il fuoco e mettiamo circa 30 g di tritato di cipollotti. Mescoliamo così si cuociono un po' con il calore rimanente. Impiattiamo. Chi vuole mettete un po' di pepe bianco macinato e 2 cucchiaini di rayu olio piccante. Chi non piace piccante non aggiungete. Per aggiungere un po' di colore metto ancora un po' di cipollotti. Mapo tofu è pronto. In Italia ho conosciuto tante persone che si lamentano dicendo che il tofu è duro e non è buono. Ma parlano del tofu prodotto nei paesi occidentali che non rispecchia il tofu orientale, che deve essere morbido e fresco. E sa di soia è uno dei cibi più salutari e soffici. Se qualcuno di voi farete questa ricetta, vi chiedo per piacere di non fare con il tofu duro come il mattone, ma con il tofu morbido. Sentirete una consistenza che ci abbraccia in modo piacevole come quella della mamma, insieme a questa salsa abbondante, addensata, che non scivola addosso ma resta con il tofu ogni cucchiaiata. Naturalmente il macinato della carne di maiale e tanti altri ingredienti cattivanti che possono portare questo piatto a un livello soddisfacente ancora di più. Vi consiglio di mangiare mettendolo sul riso bianco, quello buono e fatto bene, con il riso giusto che metto il link qua in alto alla destra, mangiare con il cucchiaio. Chi è vegetariano o vegano utilizzerete il seitan tritato al posto della carne macinata e il brodo granulare di verdure al posto del quello di pollo. Questo video termina qui. Se vi ha incuriosito questa ricetta mettete un mi piace e iscrivendovi al mio canale potrete scoprire tante altre ricette giapponesi. Cliccando icona della campanella riceverete il avviso della prossima ricetta appena postata. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Ci vediamo presto con prossima video ricetta. Ciao a tutti!